Gazzettino Magog. No, ma che dico? Scusami Josie, l'abitudine. Volevo dire. Gazzettino di Mike, le notizie dalla landa del Fortescue di fine febbraio. Oggi abbiamo un ospite speciale, la nostra mitica Josie. Benvenuta nel mio programma di news. Grazie per avermi invitato, Mike. Sono felicissima di aver la possibilità di partecipare a questo telegiornale di fine mese qui alla landa del Fortescue. Certo che ne sono successe delle belle questo mese, vero? Sì, e voglio prendere la palla al balzo per far conoscere ai nostri telespettatori cosa è successo. Abbiamo inaugurato la nostra nuova serie Loquendo, le avventure nella landa del Fortescue, in collaborazione con l'inimitabile Mordenus, un salutone amico mio. Dove la Josie Industries, composta da me, Mike, e Bill Mudokon, Sly Cooper, Spiro il draghetto viola e niente poco di meno che Sir Daniel Fortescue. Un'organizzazione il cui scopo è mettere fine ai piani del Dr. Slig e dall'organizzazione di spy. E non scordiamo naturalmente la volpina dai capelli blu, agente speciale dell'Interpol, Carmelita Fox, che dà la caccia a Sly. O almeno gli dava la caccia finché lui non è stato catturato. Infatti ora tutta la squadra sta preparando un piano per organizzare la sua fuga, ma per questo dovremo aspettare metà marzo circa. Esatto, quindi abbiate pazienza. Ne sono usciti un bel po' di video questo mese comunque. Inaugurato nuove serie e continuato quelle in corso. Pian piano tutto sta crescendo e vedremo come si evolveranno determinate situazioni, come Abe ad esempio, che ci sta raccontando la sua storia dall'inizio. A proposito di quello, a quei tempi non eri ancora amico di Abe? Dovevi sorvegliarlo? Purtroppo sì. Non eravamo ancora amici come lo siamo adesso, perché io dovevo svolgere il mio lavoro da guardia in maniera impeccabile. Ed era proibito anche solo parlare con i Mudokon, finché un fulmine non mi ha colpito in testa disincantandomi dal controllo mentale di quella spia maledetta. Quindi anche prima di conoscere Bill Mudokon sei passato dal riformatorio degli Slig? Naturalmente. Tutti gli Slig sotto il controllo di spy passano di lì per il lavaggio del cervello. E chi si oppone viene sottoposto a tortura finché non cede una volta per tutte. Ma col tempo riprendi pian piano coscienza di te stesso e quindi ti rispediscono in quel posto ogni 3 mesi. Mi stai dicendo che tutti gli Slig che lavorano per i Glutkon sono in realtà controllati mentalmente? Ma questo è terribile. Nessuno ha mai provato a ribellarsi? Beh, diciamo di no, ma in realtà qualcuno una volta ci ha provato. Il mio amico Vidum lo Slig. Aveva oramai riacquistato coscienza di se stesso mentre lavoravamo ai mattatoi Ernie e aveva deciso di aiutare degli schiavi Mudokon amici di Abe. Ma, beh, ecco, gli altri Slig lo hanno scoperto e cazzo. Cosa successe a Vidum? Dopo che fu scoperto, un gruppo di Slig lo mise alle strette, dopodiché gli strapparono entrambe le braccia e lo picchiarono a morte. Il povero Vidum non ce l'ha fatta. E da quel giorno nessuno osa più ribellarsi. Ma io sono riuscito a scamparla e tornerò ad aiutare i miei compagni controllati. Sarebbe veramente il massimo riuscire ad aiutare pure i tuoi compagni Slig. Ed è per questo che dobbiamo distruggere Spy, il Dr. Slig, e mettere fine ai loro ergastolatori che valgono quanto un soldo bucato. Hai ragione Josie, fanno così schifo che Daniel ne ha affrontato un esercito da solo, armato di scudo e spadino. Incredibile. Scherzi a parte, l'abilità di Daniel è stata formidabile. Se non fosse stato per il suo coraggio non saremmo mai scappati da quel riformatorio malato. Ecco perché mi fido ciecamente di lui, anche se a volte si lascia trasportare troppo dall'alcol, ma rimane comunque un compagno affidabile. Meno male che c'è Spiro a tenerlo sotto controllo, vero? Continuando con le notizie di questo mese. Daniel si è improvvisato Indiana Jones esplorando una tomba egiziana dentro un museo, trovando una grandissima gnoccona dai capelli blu. Non vedo l'ora di scoprire come continuerà la vicenda tra i due. Non capisco se sei un romanticone o semplicemente uno sporcaccione, Mike. Ad ogni modo anche io sono curiosa di saperne di più sugli inciucci del nostro cavalier scheletro preferito XD. E poi chiami sporcaccione me? Comunque, cara Josie, so che hai letteralmente dominato in tutta Los Santos coi tuoi business illegali. Non hai paura che qualche agente federale venga a darti la caccia e ad ergastolarti? Beh, Mike, il pericolo è sempre presente e l'ergastolo dietro l'angolo, ma faccio di tutto per passare inosservata. Come hai visto nella mia serie, ho lasciato per sempre Los Santos. Ed ora che sono qui nella landa ricercata persino dagli ergastolanti mi sono tinte i capelli. Fino a prova contraria loro cercano una tizia coi capelli rossi XD. Capisco.
Ma ti tieni ancora in contatto con qualcuno della tua vecchia squadra? Qualcuno di importante magari? Sì, ma non posso dirlo qui al telegiornale o potrei mettere in pericolo quella persona, quindi preferisco evitare. Sono certa che veniamo seguiti pure da quegli ergastolatori da strapazzo che non ne azzeccano manco mezza giusta. Ci riprenderemo, Sly Cooper, avete capito? Calma Josie, non innervosirti o perdi la concentrazione. Lo scopo del telegiornale è fare propaganda anti-ergastolo e dare informazioni utili. Ad esempio che ne risulta ancora disperso. I soccorsi hanno ripulito i resti della grotta in cui c'è stata l'esplosione, ma ancora non hanno trovato nulla. Una volta salvato Cooper, dovremmo occuparci anche di quel peso morto di Neb. Dai, sto scherzando, Mike, non fare quella faccia. Se la caverà, ne sono certa, poi ha la sua squadra Pokémon con sé, non abbiamo nulla da temere. Certo, capisco. Comunque non so se hai notato, ma ho aggiunto questa radiolina al programma che tiene compagnia con la sua musichetta. Mi aiuta a passare il tempo certe volte. Proprio come Snake che guardava i video appeso a quella scala XD. Oddio, se avevo notato. Comunque povero Snake, che deve sopportarsi quei due rompicoglioni di Major Zero e Paramedic. Chissà quanto riuscirà a resistere senza perdere la pazienza il povero serpentello nudo. Penso proprio che con le notizie abbiamo finito, ma non vi lasciamo così a bocca asciutta. Prima di chiudere definitivamente vi regaliamo un assaggio del prossimo episodio delle avventure nella landa. Esatto, un piccolo antipastino per prepararvi al menù completo. Con questo chiudiamo il mese dell'amore, dove ho passato San Valentino a pestare gli ergastolatori XD. Ringrazio Mike per avermi invitata e voi per averci seguito. Grazie a te Josie, come sempre vi ricordo che io sono Mike Loslig e questa era la mia gazzetta. Vi ringrazio di cuore di averla seguita e abbasso l'ergastolo. Pensavo avessi già mandato la clip, dannazione. Benvenuti a Grizzly Grotto, prendete pure posto in uno dei tavoli e godetevi le nostre ragazze. Santo cielo, quanta gnocca! Sly, amico mio, come ho potuto lasciarti in quel posto? Ti salveremo, te lo giuro. Dovevo seguire il piano di Josie, ma come al solito mi sono ubriacato. Dov'è che dovevamo incontrarci? Siete solo degli sporcaccioni. Questa tipa è troppo sexy, dannazione. Viva la topa bandicuttiana. Adoro questo locale, Gregorio, torniamoci ogni sera, ti prego. Lap dance tutte le sere qui a Grizzly Grotto, un posto dove puoi rilassarti e goderti lo spettacolo mentre le ombrelline vi servono da bere a volontà. E carino, ti ho già detto che non ho liquore di baccarancia, posso farti una Aperol Spritz se vuoi. E va bene, ma voglio anche degli stuzzichini però. Concentrati, Daniel, com'era il piano che abbiamo progettato?